Siamo a Cammalto, questa zona nord-orientale dell'isola di Pantelleria, dove io ho messo il mio nerello mascalese, viste le assonanze del territorio con l'Etna. Devo dire insomma che è una bella espressione, i vini che stanno venendo fuori ci piacciono molto. Terreno naturalmente vulcanico, come tutta l'isola, poi a seconda delle zone abbiamo più o meno, diciamo, compattezza nella terra, ma tendenzialmente tutto sciolto. L'isola insomma si presta, visto anche diciamo, la variabilità degli ambienti, a più tipi di coltivazioni, ma comunque diciamo, quello che la fa da padrone rimane sempre lo zibibbo, quest'uva aromatica, dove poi viene coltivata diciamo, ad Alberello, che tra l'altro è stato anche recentemente riconosciuto patrimonio dell'UNESCO. La particolarità rispetto agli altri alberelli diciamo, del mondo è che ha molte più branche e quindi diciamo anche una bella produzione negli ambienti più fertili. Infatti è molto variabile qua sull'isola la resa media per ettaro. E poi un'altra particolarità è questa conca che insomma serve comunque a raccogliere l'acqua durante il periodo invernale, a far sì che ci sia un bel immagazzinamento di acqua che sarà la riserva poi per i mesi più caldi. Scavato diciamo, nella parte iniziale dell'impianto, la barbatella viene messa abbastanza in profondità, per cui poi man mano che si accresce bisogna comunque sempre garantire diciamo, una certa altezza dal suolo delle branche, in maniera tale che poi l'uva in accrescimento, in maturazione, non vada a toccare per terra, per cui poi durante i lavori invernali e successivamente primaverili proprio tutta questa parte che sta sotto la pianta venne scalzata con la zappa a mano e quindi a quel punto si forma questa conca. La particolarità è che comunque diciamo nel filare, in mezzo al filare, tra pianta e pianta si può comunque diciamo lavorare, anche se con mezzi piccoli, motocoltivatori eccetera, quindi quello si può meccanizzare. Tutto ciò che sta sotto le branche, quindi sotto la pianta, deve essere fatto manualmente. E generalmente si fanno un paio di interventi proprio al minimo, che sono la zappatura invernale che si fa a febbraio e poi almeno una sarchiatura che viene fatta ad aprile-marzo. E diciamo che è un secondo passaggio con un attrezzo più piccolino in cui viene diciamo, come dire, tagliato i primi 4-5 cm di spessore del terreno, con la quale vengono eliminate queste infestanti primaverili estivi. E in questo modo, oltre a eliminare le infestanti, si interrompe la capillarità del terreno, quindi diciamo che è una tecnica di aridocoltura, quindi si diminuiscono le perdite per evaporazione del terreno. Se vediamo diciamo, nelle piante di testata di questa vigna, ho lasciato ancora alcuni alberelli con la quale avevo iniziato diciamo, l'impianto. Poi è successo che siccome qua abbiamo parecchi incolti, perché purtroppo non c'è molto ricambio a livello di nuovi agricoltori che si insediano o che continuano diciamo, il lavoro dei loro predecessori, allora abbiamo parecchi incolti e questi incolti risultano l'habitat ideale per i conigli, per cui durante la fase iniziale dell'impianto del vigneto spesso questo danno problemi perché non fanno accrescere le barbatelle diciamo giovani, per cui ho dovuto alzare, ho fatto una spaglierina bassa, diciamo una sorta di ventaglio appoggiato, mentre inizialmente appunto il sistema era questo. E qua ci sono delle piante diciamo test dell'alberello, in effetti vediamo anche che c'è una bella vegetazione e anche una bella produzione omogeneamente distribuita nella pianta. È un giardino tipico pantesco che gli antichi panteschi costruivano per difendere anche una sola pianta di agrume, perché quando non c'erano tutti gli scambi con la terraferma come adesso, diciamo, avere anche diciamo, una riserva di vitamina C dagli agrumi era importantissimo. E siccome il solito problema del vento per gli agrumi è abbastanza limitante se appunto non viene coperto, allora erigevano delle torri di pietra per difendere le piante. Ci sono un po' di erbacce. In questo caso ci sono 3 piante, ma quella antica era una. Poi io l'ho ripiantata. E allora a posto. Io pigio con i piedi. Davvero? Quando non funziona il gruppo pigio con i piedi.
Qua ce ne sono alcuni che sono stati pigiati con i piedi. Cioè, si sente proprio fermentazione incredibile. Che spettacolo è! Questa è stata fatta con i piedi. Vedi, ci sono tutti i raspi ancora. Che spettacolo! Ma senti come Senti ribolle!